laboratorio di analisi e diagnostica del costruito fa parte del sistema dei laboratori sperimentali del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani ed è uno spazio in cui sperimentare le tecniche di indagine sugli edifici storici. Gli edifici del passato rappresentano il patrimonio diffuso dell'Italia interna, di cui costituiscono un elemento molto importante per la qualità del paesaggio e in generale per la nostra qualità di vita. Il nostro compito è quindi quello di prendersi cura e aggiornare questo patrimonio alle esigenze della vita contemporanea e del futuro. E il primo passo è quello di conoscerlo e indagarlo in maniera approfondita grazie alle tecniche che sperimentiamo in questo laboratorio. Mi riferisco in particolare alle tecniche per la documentazione e il rilievo degli edifici e dei loro costituenti, tecniche di rilievo 3D, laser scanner, la fotogrammetria avanzata, l'uso del drone per le riprese zenitali. Il laboratorio svolge attività di ricerca nell'ambito di programmi nazionali e internazionali e anche attività di consulenza e assistenza tecnico-scientifica per enti pubblici o privati come le soprintendenze, i musei e gli enti territoriali. Oggi ci troviamo al Museo della Certosa di Pavia. Sono in corso misure che riguardano i parametri del clima interno, in particolare la temperatura e l'umidità, e alcune misure sperimentali del contenuto d'acqua presente all'interno delle murature e quindi un'indagine sulle dinamiche di scambio tra queste due grandezze. Le collezioni ospitate all'interno di questo museo si sono conservate per oltre un secolo nell'allestimento disegnato nel 1911 da Luca Beltrami, ma oggi, proprio a causa del cambiamento climatico, sono esposte a nuovi e crescenti rischi. E per questo motivo è importante caratterizzare il clima interno in cui sono conservate prima di decidere cambiamenti al suo stato, per esempio prima di installare un sistema di riscaldamento. Il laboratorio ha sviluppato attività di prototipazione e brevettazione e detiene 2 brevetti, uno di invenzione e un modello di utilità, per uno psicometro digitale, uno strumento per misure molto avanzate ed accurate di temperatura e umidità relativa in ambiente. Il laboratorio inoltre collabora con altri dipartimenti dell'Ateneo nell'ambito del programma dei laboratori interdipartimentali, in particolare con il laboratorio di fisica sui temi della caratterizzazione dei materiali e con il laboratorio di energia sul tema del clima interno degli edifici e dell'efficienza energetica degli edifici storici. Nel prossimo triennio 2022-2025 il laboratorio continuerà a sviluppare queste competenze in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Nazionale di Ricerca, in particolare attorno al tema della digitalizzazione del patrimonio, al grande tema della nozione di rischio, e avrà un focus particolare sul patrimonio costruito recente, cioè l'architettura del XX secolo, che dal punto di vista quantitativo è importantissima nelle nostre città, patrimonio che presenta problematiche di conservazione e riuso attorno ai materiali che la costituiscono, in particolare il cemento armato, il vetro e tutti i materiali sintetici. Un grande terreno di sfida per chi opera nel nostro campo.